chiamo Fiorina, sono nata a Laurino, tengo 87, preparo le ravioli con la ricotta, il sugo con la carne, la pummarola. 87-year-old Fiorina lives in Laurino in the Cilento area of Campania. Today she's making ravioli filled with ricotta and served with a tomatoey pork sauce. She starts by making the sugo. She chops up a large garlic clove. She adds it to a pan along with some olive oil. These are chunks of pork ribs. Fiorina browns them a little before adding her homemade passata and pummarola. Questa è fatta proprio la pummarola. Pummarola is a word for tomato-based sauce. È bella soda. Ah, sotto qui. She seasons the mixture with salt. Fiorina dices some celery and parsley stalks and adds these to the sauce. The sugo needs to simmer for a good hour. To make the ravioli, Fiorina needs eggs, which she collects from her chickens who live in a lovely shady spot at the bottom of her garden. Back in the kitchen, Fiorina minces the parsley leaves. She mashes some drained cow's milk ricotta, then pours in some grated pecorino cheese. She forks through the parsley and then cracks in 3 of her chicken's eggs. She scrambles them before mixing them into the ricotta. Fiorina, che lavori ha fatto nella vita? Perché ti voglio che quanto lavoro ci fatti? Normalmente. E come faccio per contare quanto ne ci fatti? Abbiamo guardato le pecore, abbiamo guardato le vacche, abbiamo monte, abbiamo fatto i cavalli, abbiamo fatto il pane, tanta pane che abbiamo fatto. Fiorina was a baker and a contadina, or market gardener, in her younger years. Abbiamo tutto lo grano, perché si metteva lo grano con la parce ai tempi nostri. E poi l'abbiamo trebbiato con una trebbia, erano 9, solo figlie. Quando è che ha fatto i ravioli la prima volta? Ah, Dio lo sa. Questa è una cosa che non lo possiamo sapere. Ma era la mamma che insegnava a fare la pasta? E la mamma, papà. Papà ci sta la pasta, quando facevamo la pasta regata, la pasta qualche cosa l'ho visto. Allora facevamo le cavatielle, facevamo qua, facevamo queste cose qui. Basta, anche il papà faceva la pasta? Sì, papà sì. E noi tutti quanti attorno. Ci facevano il cavatiello con la cavallo, facevano il tornillo, ci faceva fuoco perché io mi a pigliare l'acqua alla ghiaccia, io fa pigliare l'acqua, faceva un monumento. Questa era la vita nostra. Eccomi qua, è pronto la pasta. È pronta? Sì. Io non metto tante pare che ci fai male. Eccomi qua. This is around 500 grams of soft wheat flour. Che farina è? Farina, quella signora lì che sta facendo. It's locally milled and it hasn't been classified or graded. Fiorina makes a well in it and adds 3 eggs, which she scrambles. Come fai sempre? Allora mangio. She adds a 4th once the dough has started to come together. Scanatura is the local name for a pasta or dough board. Quanti anni ha lo scannatore? Ma non i nonni. It's a hard-working family heirloom. Che io con mio marito ci facciamo 3 mesi. Solo 3 mesi? Poi vi siete sposati? It was love at first sight with her husband. Veloce. E ci metti per l'amore a provare se ci sei maggio.
and they married within 3 months of meeting. She kneads the dough for a good 10 minutes. Perché l'aveva fatto suo marito? Perché lo conosce. Sì, così non lo rubavano. Quello è il suo. She cuts it into quarters for easier kneading and rolling. Papà, che era fatto, non varia. Quando lo fa piano? Perché lo fa piano? Che si deve attendere. Se le cose fossero tutte chiare, quando non si facevano. Oh no. Cambio. Fiorina occasionally has low blood pressure moments and she starts to feel unwell. So her son Angelo takes over. Mi sa che l'ha insegnato bene. Allora quando fai io fare con mano. He's continuing the family tradition of men making pasta. Da chi ha imparato? Dalla mamma. Vabbè, dai. Quanti anni avevi quando l'hai fatta? Boh. Vagamente. Sempre. Ah. Si faceva così. Angelo can even make the pasta slap, the sign of a good sfollino. Fiorina starts to feel better and insists on finishing the sfoglia. Non sono allenato. Brava. She places a forkful of ricotta at 10 centimeter intervals along the dough. She pulls the pasta over to cover the filling and pats around each one to expel the air. Then she runs a pasta cutter between each to create ravioli squares. Angelo places them in simmering salted water. He ladles some sauce into a serving bowl and then scoops the ravioli over it. He ladles more sauce and repeats the process until the ravioli are all dressed in tomato sauce. Pork is served as a main course. Angelo grates some pecorino over his serving. He is our taste tester today. I ravioli sono pronti. Non so se mamma prova e li vuole assaggiare. Buon appetito, Fiorina and Angelo. Buono? Sono buoni, sì. Fiorina, incidentally, very soon felt better and finished making the ravioli after we left. Click subscribe for regular helpings of pasta Grannies and come back next week when we're in Sardinia and we're discovering how to make fregola with cozze or mussels. Yum!